Ciao a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo video parleremo della nuova 500 elettrica. Come vi ricordate abbiamo già avuto modo di parlare della 500 nella versione la prima, ricordate? In questo momento parleremo di quella, la versione di serie è stata presentata in questi giorni ed è disponibile in 3 allestimenti: Action, Passion e Idol. Un piccolo appunto polemico, ma faccio per ridere naturalmente. La Fiat ha presentato come la vettura italiana anche perché viene prodotta in Italia, mascherina italiana durante la presentazione, e i 3 nomi degli allestimenti sono in inglese. Naturalmente faccio per ridere, ma il mio inglese fa schifo e magari se non italiano potrebbe essere anche più comodo, però naturalmente faccio per sorridere un po'. Questa vettura mi ha veramente colpito anche perché poi non è andata a stravolgere troppo quella che è la 500, quindi rimanendo fedele a se stessa, una cosa non era data per scontata e che non mi è dispiaciuto affatto. Ora avremo modo di vedere quelli sono gli allestimenti, come dicevamo sono 3, che cambia davvero tantissime cose, dal prezzo a quello è il pacco batteria e conseguente autonomia. Andremo a vedere che cambia anche quello è il caricatore di bordo, che è veramente interessante parlare anche di quello, e andremo davvero a conoscere anche gli interni, anche lì vi sono delle belle modifiche tra un allestimento e l'altro, insomma ci sarà davvero tanto da ragionare. Andiamo a conoscere insieme la nuova 500 elettrica, andiamo! Le misure della 500 elettrica sono 3632 mm di lunghezza, 4 cm in più rispetto alla vecchia versione. Per larghezza sul sito della Fiat ho trovato solo quelle comprensive di specchietti, quindi non vi allarmate della cifra, non è enorme come sembra, gli altri considerano solo senza specchietti. Ho trovato delle cifre anche senza specchietti su varie 4 ruote e quant'altro, ma vi volevo affidare sul sito ufficiale, quindi vi dico quella. 1900 mm di larghezza, con 6 cm in più rispetto alla vecchia versione, 1527 mm di altezza ed un bagagliaio che raggiunge i 185 litri. Naturalmente parliamo di un mezzo 4 posti cittadino di 3,60 m, è una cifra che ci può stare. Per quanto riguarda la Action abbiamo i fari alogeni, per me è una cosa un po' stona sulle vetture elettriche perché la vettura elettrica premia quello è un po' il risparmio energetico, la tecnologia e quindi l'alogeno un po' mi stona, invece nelle altre 2 versioni più premiate vi sono le fanalerie full LED, no? Naturalmente preferisco. Per quanto riguarda gli ADAS invece sono sempre disponibili e quindi il superamento involontario di carreggiata, la frenata automatica d'emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali ed anche il riconoscimento di pedoni e ciclisti, una cosa veramente interessante, tranne quello è il cruise control adattivo che nelle 2 versioni premiale è un optional rispetto al cruise control che è presente, invece non è presente il cruise control per quanto riguarda la Action, ma ora andremo a vedere anche quello che è il dettaglio naturalmente dei vari allestimenti, prezzi e quant'altro. Cominciamo con la Action. La versione di ingresso, la Action, abbiamo una vettura limitata come autonomia ed interni per avere un prezzo di ingresso più competitivo. All'interno abbiamo lo schermo da 7 pollici davanti al guidatore, ma non abbiamo lo schermo dell'infotainment, ma un dock per il cellulare e una batteria da 23,8 kWh che garantisce 180 km di autonomia WLTP. Ed anche un motore meno performante rispetto alle altre 2 opzioni, 95 cavalli con uno 0-100 di 9,5 secondi e una velocità auto limitata a 135 km/h. La ricarica rapida da 50 kW ed un trifase da 11 kW. Andiamo a conoscere per meglio quelle che sono le 2 versioni davvero più premiali che vanno a aumentare, quello è la capacità della batteria di ricarica e quant'altro, vedete che è veramente molto interessante ed hanno anche 2 varianti aggiuntive che non sono disponibili sulla Action e vi è la possibilità di acquistarla nella versione tradizionale oppure nella versione Cabrio o nella versione 3+1. 3+1 praticamente sarebbe la versione con una porta a folavento che vi rende più agevole quello è l'ingresso nella parte posteriore della vettura e quindi potrebbe essere di grande aiuto, però si fa pagare e poi dopo andrete a vedere nel video quanto si fa pagare e non è una cosina da poco da scontare, insomma andremo a vedere nel meglio. Allora ricominciamo con la Passion, che è veramente il secondo allestimento. Abbiamo un sensibile aumento della batteria e conseguente autonomia, passiamo a 42 kWh e 320 km di autonomia in WLTP. Il motore aumenta di performance e raggiunge i 118 cavalli con uno 0-100 e diventa di 9 secondi e la velocità è autolimitata stavolta a 150 km/h. Se sulla Action avevamo i cerchi da 15 pollici in acciaio, ora abbiamo i cerchi sempre da 15 pollici ma in lega e abbiamo il cruise control. Lo schermo è da 7 pollici touchscreen per quanto riguarda l'infotainment e cambia il caricatore di bordo rapido
che ora diventa da 85 kW e quindi, per capirsi, 50 km in 5 minuti qualora l'andate a attaccare alle colonnine Ionity. Allestimento come quello successivo abbiamo la possibilità, come dicevamo, di acquistarla anche 3+1 come portiere o nella versione cabrio e i prezzi poi andremo a vederli successivamente, potrebbe essere interessanti. Ora andiamo a vedere quella è l'Icon. L'Icon è al vertice delle scelte, abbiamo le stesse performance di pacco batteria e di motore rispetto alla Passion. Abbiamo invece uno schermo da 10,25 pollici all'interno con navigatore e comandi vocali, pronunciando Hey Fiat, spero di dirlo bene. I cerchi sono da 16 pollici bruniti e l'entrata è senza chiave. Ed abbiamo anche una plancia in tinta con la carrozzeria, gli interni sono chiari. Addirittura è possibile avere il volante effetto legno. Anche in questa versione è disponibile il cabrio e il 3+1. Ed abbiamo anche 3 modalità di guida e sono il normal, il range e lo Sherpa. Con il normal abbiamo tutte quelle che sono le possibilità della vettura, con il range andiamo a aumentare quello che è il freno rigenerativo, praticamente la vettura si guida con un pedale solo, e con Sherpa praticamente abbiamo la possibilità di raggiungere un punto di ricarica qualora siamo agli sgoccioli, quindi andando a disabilitare tutto quello che non è necessario, limitando la velocità della vettura a 80 km/h e andando a staccare, per esempio, faccio un esempio, il riscaldamento dei sedili. Tanto sì, almeno avete un'unità di misura per capire cosa intendiamo per andare a disattivare tutto ciò che non è necessario. Dopo avervi fatto una buona carrellata, ora andiamo a vedere quelli che sono, gli accessori disponibili in aggiunta a quelli che sono i 3 allestimenti. Andiamo a conoscere per meglio anche quelli che sono gli accessori compresi, nei vari allestimenti. Andiamo a vedere, ahimè, quello è un po' la nota dolente, il prezzario, perché sulle versioni va un po' a salire, ma naturalmente vi sono da scontare quelli che sono gli incentivi statali e ho avuto modo di ragionare con quello del concessionario che a suo tempo mi aveva venduto la Punto e mi ha detto che vi sono anche delle scontisti acquistando la vettura in concessionaria perché la Fiat gli ha dato un po' di marginalità e quindi naturalmente ve la metto così, ma non so bene dove si vada a parare, ma ci sta che ci vada un po' a sentire perché mi ha detto nelle prossime settimane gli dovrebbe arrivare disponibile per la mostra e quindi magari vado a vederla, sono sicuro che non entro, ma magari mi faccio svelare un pochino quante può essere la scontistica, poi vi dirò. Action costa 26.150 euro, il colore bianco è incluso ma si arriva fino a 1.200 euro con il colore Celestial Blue. I cerchi sono da 15 pollici in alluminio e possiamo arrivare a avere quelli da 16 bruniti per 400 euro. Sono disponibili 3 pacchetti. Per 1.500 abbiamo il Radio Winter con caricatore wireless per il cellulare, Uconnect Services che è una cosa utilissima perché vi aiuta a gestire il mezzo da remoto con assistenza stradale, l'auto diventa un router fino a 8 dispositivi disponibili e paghi le ricariche da colonnina pubblica attraverso l'applicazione. Abbiamo lo schermo da 7 pollici per l'infotainment, i sedili riscaldati e lo sblinamento rapido, cosa io vi consiglio sempre di mettere quello è il pacchetto invernale perché con il riscaldamento dei sedili vi è un risparmio notevole per quanto riguarda il riscaldamento della vettura. Certo, se fuori c'è meno 10 bisogna riscaldare la macchina, ci mancherebbe altro, ma per le condizioni in cui è un po' più freschino la possibilità di riscaldare semplicemente e solamente quello è la vostra seduta vi permette di risparmiare e di tenere più bassi quelli che sono i consumi. L'ho provato direttamente sulla mia vettura che ho avuto modo di acquistarla con il Winter Pack e sono veramente contento di averlo fatto perché naturalmente ho avuto modo di provare nelle 2 maniere e vi è un risparmio notevole per quanto riguarda la corrente perché è un po' anche inutile quando naturalmente la temperatura non è troppo bassa, ci mancherebbe altro, riscaldare tutto quello dell'abitacolo quando voi siete semplicemente nella vostra postazione. Io ho messo anche, qui non vi è disponibile, ma il riscaldamento del volante e con le 2 cose si sta veramente bene. Poi quando sarà inverno puro vi dirò com'è andata, ma in questa maniera la cosa molto aiuta. Poi abbiamo la opzione radio che per 1.000 euro vi esclude quelli che sono i sedili riscaldati e lo sblinamento rapido. Ed abbiamo anche il pacchetto Comfort con bracciolo portaoggetti e sedili regolabili su 6 vie per 350 euro. Si può anche aggiungere, se vi interessa, i sensori anteriori 350 euro e l'antifurto perimetrale 350 euro. La Passion costa 29.900 euro. Il costo del colore è come l'Action, che si arriva quindi fino a 1.200 euro. Così come anche la scelta dei cerchi, che con il 16 brunito arriviamo a 400 euro.
Abbiamo invece 7 pacchetti disponibili in questa versione. Con la Fiat Co-Driver Passion da 2000 euro abbiamo 6 altoparlanti, i sensori di parcheggio a 360 gradi, i retrovisori elettrici con sbrinamento, la telecamera posteriore, il cruise control adattivo rispetto al cruise control che vi è compreso, le informazioni sul traffico e lo schermo da 10,25 pollici. Poi abbiamo il pacchetto Winter da 500 euro con sbrinamento rapido e riscaldamento dei sedili, vale il solito discorso che vi dicevo prima. Il pacchetto Comfort da 350 euro con sedili anteriori regolabili manualmente su 6 vie e bracciolo portogenti anteriore. I pacchetti sono da 600, 800, 1000 euro e praticamente sono la versione da 2000 spacchettata, quindi qualora magari non vi interessa, tutti quelli sono gli accessori sul pacchetto da 2000, è possibile acquistarlo a pezzetti con dei pacchi da 500, 1000, 600 euro, una cosa del genere, quindi gli altri sono fatti in questa maniera. Poi naturalmente vi è l'aggiunta eventualmente dell'allarme perimetrale e quant'altro, come dicevamo anche nella versione precedente. Poi abbiamo anche nella Icon, abbiamo la stessa scelta dei colori per quanto riguarda sia la Action e la Passion, quindi fino a 1200 euro. Sui cerchi abbiamo in option la possibilità di sceglierli da 17 pollici per 600 euro, che andrà un po' ad abbattere quella è l'autonomia, non vi è scritto bene quanto, ma c'è scritto sì. 4 tipologie di interni, 2 gratis e 2 per 300 euro, quelli gratuiti sono con la plancia del colore di quella della carrozzeria e non mi dispiace affatto. Abbiamo, come dicevamo, l'opzione 3+1, opzione Cabrio. Sull'opzione 3+1 andiamo ad aggiungere 2000 euro per quanto riguarda l'allestimento che abbiamo realizzato con la Passion oppure con l'Icon, e per quanto riguarda la Cabrio abbiamo 3000 euro da aggiungere per quanto riguarda questi allestimenti. Vi è anche la disponibilità, qualora vi possa interessare invece di queste altre due, di avere il tetto a vetro panoramico, quindi come nella nostra Opel Corsa, tetto vetro panoramico con 500 euro, oppure abbiamo anche il tetto a vetri apribile, in questo caso elettronicamente, per 1500 euro. Le cose un pochino vanno a limitare però l'autonomia. Per quanto riguarda la 3+1 abbiamo 315 km e per quanto riguarda la Cabrio 306 km di autonomia, questo perché aumenta il peso e la casa dichiara un consumo maggiore per quanto riguarda quella che è la vettura. Mi scordavo anche di dirvi che è disponibile all'acquisto in concessionaria della Wallbox per ricaricare la vettura a casa. Naturalmente poi ci sarà da aggiungere il costo dell'elettricista, dei lavori da fare a casa. Non so se hanno un rapporto privilegiato con degli elettricisti o quant'altro, credo di sì, credo non vi portino il pacco per ricaricare la vettura e arrangiati per 399 euro, e poi ci sarà da aggiungere quello che è naturalmente il lavoro dell'elettricista e non so quanto possa essere contabilizzato, però questa è una possibilità che la Fiat vi dà. Io ragazzi voglio sapere da voi tutto quello che pensate di questa vettura, perché a me particolarmente mi ha molto colpito nelle 3 varianti, quindi la prima che è totalmente seconda vettura, cittadina a bestia mi verrebbe da dire, perché con i suoi 180 km di autonomia davvero non permette chissà quali giri, ma per la città è veramente perfetta, soprattutto se uno ha un garage o un box per la ricarica, è veramente un mezzo molto interessante, poi le misure sono molto contenute. Poi le altre due vetture sono sì sulla seconda auto, ma danno più libertà con i loro 85 kW di capacità di ricarica e le loro 320 km di autonomia, un mezzo veramente interessante, e voglio davvero sapere la vostra qua sotto nei commenti o anche sulla pagina di Marco Elettrico su Facebook, perché vi aspetto numerosi a dirmi quella che è la vostra, il vostro parere. E come vi dicevo, mi ha detto il concessionario, vi sono delle scontistiche da applicare, quindi il prezzo guardatelo un pochino con le molle, naturalmente c'è da aggiungere anche gli incentivi statali. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, vi voglio sempre qua su Marco Elettrico, siamo numerosissimi, una cosa meravigliosa, anche perché vuol dire che la mobilità elettrica piace e piace tanto, ed è un qualcosa davvero fa respirare le nostre città e fa respirare anche il sottoscritto, perché mi dà una gioia immensa. E quindi ragazzi vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e noi ci vediamo sempre qua su Marco Elettrico. Ciao! E alla prossima ragazzi!